65 anni di Barbie, 65 anni dove questa bambola ne ha viste nel bene o nel male di tutti i colori e soprattutto dove ha fatto di tutto e di più, qualsiasi carriera, qualsiasi sport, qualsiasi cosa sia possibile immaginare, Barbie l'ha fatta. E proprio per questo 65esimo anniversario Mattel ha creato una Barbie da collezione per celebrare questo traguardo. Quindi, visto che la bambola noi ce l'abbiamo, iniziamo subito questa recensione. Ed eccola qua nella sua scatola. Questa bambola costa un bel po' di soldi perché costa circa 85 euro. Come sempre vi lascio qui sotto il link Amazon se dovesse interessarvi, anche perché a volte, come nel mio caso, si riesce ad acquistare in sconto e ad uno sconto decisamente vantaggioso. Quasi 30 euro in meno, ma io non ve l'ho mai detto. Sono riuscito ad acquistarla in sconto grazie ad una di voi che me l'ha subito spifferato su Instagram, quindi la ringrazio, ma guardando la sua scatola, la parte frontale è completamente trasparente, una vetrina enorme che ce la lascia vedere completamente all'interno, veramente tutta. Lungo i bordi vediamo questa specie di gradino, come se la vetrina fuoriuscisse dalla scatola, il resto del bordino invece è nero, con lo sfondo su cui è poggiata la bambola fucsia. Sulla vetrina troviamo questa scritta, questo logo Barbie 65esimo anniversario, tutto effetto metallizzato viola. Qui in basso l'etichetta Barbie Signature che appunto ci dice che è una bambola da collezione. Il retro invece è abbastanza carino perché abbiamo da questa parte un'immagine gigantesca della bambola che abbiamo acquistato, anche se questa probabilmente è un prototipo e non è realmente la bambola poi definitiva. Da questa parte c'è di nuovo il logo Barbie 65esimo anniversario e qui più in basso c'è una piccola frase tradotta in 5 miliardi di lingue. Dal 1959 Barbie ispira generazione dopo generazione a liberare l'immaginazione e credere che tutto sia possibile. Nella parte in basso invece scritto bianco su nero miliardi di informazioni che come sempre non ci interessano. Ma prima di deboxare arriva il vero tasto dolente di questa recensione, perché ragazzi eccola qui, ce n'è esattamente un'altra. Come mai? Semplicemente perché questa, la prima che mi è arrivata, ha un difetto sulla fronte che poi vedremo perché ho deciso di deboxare proprio lei. E perché, anche se è difettata, ho deciso lei? Perché lei ha un viso che adesso purtroppo con gli occhiali e in camera è difficile mostrarvelo, dal vivo si nota molto di più, ma un viso stampato molto meglio, molto più carino, ma con quel difetto in fronte. Invece questa qui, che è arrivata in sostituzione da Amazon, ha la faccia completamente schiacciata e stampata malissimo. Quindi mi spiace, ma via. Dobbiamo accontentarci di quella col difetto in fronte. Quindi purtroppo deboxiamo. Eccola qui fuori dal box con tutto il suo vestito a righe, un po' particolare, adesso ovviamente lo vedremo meglio. E vi devo dire che per una volta, solitamente appena deboxate divento matto perché secondo me deboxate le bambole rendono molto di più. In questo caso probabilmente nelle foto di stock e in scatola rendeva forse un pochino meglio, ma guardiamola nel dettaglio. Oggi iniziamo guardando gli occhiali perché sono stati cuciti nei suoi capelli, si può notare qui da questo filo che li tiene appunto fermi alla sua testa, quindi li guardiamo prima di tutto, poi li rimuoviamo e guardiamo il suo viso. Sono molto carini, hanno la forma a gatto che richiama gli occhiali della primissima Barbie uscita, con la montatura completamente bianca, ma le lenti sono azzurre trasparenti e non riempiono nemmeno tutta la montatura, sono veramente un taglio molto bello e in più hanno anche le astine bianche. Ma andiamo a rimuoverli in modo da poter guardare il suo viso. Il suo mold è il classico mold Millie con la bocca chiusa. Gli occhi sono ovviamente azzurri, sugli occhi ha diversi ombretti ma tutti sui toni del blu. Troviamo un blu sfumato nella palpebra mobile che va verso il sopracciglio, un blu glitterato nella parte inferiore dell'occhio molto carino e i suoi occhi guardano di lato proprio per ricordare la prima Barbie. Le sue sopracciglia sono davvero molto definite, di questo biondo scuro ma con tutti i peletti disegnati all'interno. Troviamo del blush sulle guance e le sue labbra sono di questo bellissimo rosso fuoco. Il difetto che vi dicevo prima, forse in camera si fa fatica a vedere ma magari con una ripresa macro ve lo faccio notare meglio, è proprio qui lungo la sua fronte, si nota leggermente, c'è proprio una striscia come se fosse stata pressata da qualche parte e quindi ha tutta questa striscia impressa sulla fronte. Però come vi dicevo l'altra era molto più brutta, aveva direttamente la faccia schiacciata così e quindi direi che ci teniamo questo difetto. Salendo a guardare i suoi capelli sono ovviamente biondi ma hanno due diverse tonalità di biondo, hanno un biondo leggermente più chiaro e un biondo leggermente più scuro, che mescolati assieme danno questo effetto molto bello e molto caldo. La parte frontale è raccolta in questa codina qui all'apice della sua testa, dove per fortuna hanno anche cercato di coprire l'elastico. Se invece la giriamo e li guardiamo dal retro, vediamo che sono sicuramente molto lunghi, la fibra è buonissima, ma eccoli qua.
questa è la cura che c'è sempre nelle Barbie Collector. Sì, purtroppo i capelli sono un vero disastro. Nella parte finale non troviamo del gel, per fortuna ce n'è pochissimo, quindi probabilmente spazzolandoli e pettinandoli si sistemeranno, però guardate anche qui c'è tutta questa parte abbastanza incasinata, annodata, tutte queste parti un po' spiaccicate che non si capisce, però devo dire che sono davvero lunghi e se andiamo anche a disfare un boccolino vediamo che le arrivano quasi alle sue ginocchia. Sono davvero lunghissimi e per quanto siano incasinati comunque vi assicuro che la fibra è buonissima, sono morbidissimi e diventeranno sicuramente perfetti se non con una pettinata, anche solo con una lavata. I suoi orecchini sono di plastica argentata con questa pietra colorata di blu. Non è una vera pietra, ovviamente, non è un inserto, è solamente stato colorato e infatti non ho capito perché abbiano messo questo dischetto di plastica che solitamente si utilizza quando gli orecchini sono di metallo per fare in modo che non si macchi il viso della bambola. Gli orecchini sono palesemente di plastica ma hanno comunque aggiunto questo dettaglio. Meglio una protezione in più che una protezione in meno, però ne vedo poco l'utilità. Il vestito però è sicuramente la parte più interessante di questa bambola, quindi iniziamo a guardarlo dal busto. Vi dico già che è completamente tutto un pezzo unico e tutto realizzato con questa stoffa bianca e nera. Nella parte superiore è molto stretto, molto aderente, con tutta questa arricciatura centrale e lo scollo a cuore. Ci sono anche due spalline trasparenti in silicone per non rischiare che possa cadere e quindi far vedere il seno. Sul retro non troviamo bottoni ma solamente del velcro per rimuoverlo, peccato, dei bottoni visto il prezzo di questa bambola sarebbero stati ben accetti. E invece la sua gonna è realizzata su diversi strati. Vista così sembra anche fin troppo semplice, ma per fortuna è meno semplice di quel che sembra, perché abbiamo il primo strato che è dello stesso identico tessuto della parte che abbiamo visto sul busto, ma che è stato tagliato qui davanti come se fossero dei petali. Infatti se guardiamo bene ci sono proprio queste specie di petali bianchi e neri che scendono e si appoggiano sul tulle sottostante. Molto carino, il tessuto è anche molto buono, devo ammetterlo, molto morbido, peccato che non ci sia neanche un orlo, che sia solamente tagliato a vivo. Ma guardando la parte che questi petali lasciano un pochino scoperta, troviamo questo primo strato di tulle a righe bianche e nere, anche questo senza nessun orlo, quindi probabilmente si arriccerà. Un secondo strato sempre dello stesso tulle, ma in questo caso solamente bianco, probabilmente per dare volume e supporto alla gonna. E poi sotto troviamo un ulteriore strato di raso bianco, molto morbido, è un tessuto che non è di super qualità ma non è neanche super scadente e in questo caso per fortuna l'orlo è stato realizzato. Una cosa che mi ha fatto piacere è che in alcuni punti hanno cucito i vari strati della gonna gli uni con gli altri per tenerli in posizione, ma non sono stati fissati con quei pezzettini di plastica ma solamente con del filo bianco, quindi sono stati cuciti in modo da non rovinare i tessuti. Questa cosa mi piace, lo possiamo vedere anche nella parte interna che c'è appunto il filo che passa da una parte all'altra per tenerli fermi e mi piace perché rovina sicuramente molto meno i tessuti di quei pezzettini di plastica che invece lasciano questi orrendi buchi, in questo caso era stato messo per tenerlo fermo in scatola, e rovinano inevitabilmente il tessuto. La gonna è carina anche se la guardiamo dal retro, che appunto finisce con questa specie di petali, lascia vedere il tulle bianco e nero sotto. Ma una cosa che ci tenevo a dirvi, perché non è una cosa scontata in tutte le bambole con la gonna, che in questo caso non hanno cucito assieme tutti gli strati. Solitamente la cucitura dietro, per fare prima, prendono tutti gli strati insieme, li chiudono, li cuciono assieme. In questo caso, per fortuna, gli strati dietro sono stati realizzati singolarmente. Infatti è stato chiuso il primo strato, poi è stato chiuso il secondo strato, che è separato anche dal terzo strato di tulle e che è separato dalla sottogonna bianca. Questo è un dettaglio che rende la bambola un pochino più pregiata. Se ci fate caso, nelle playline questa cosa non si trova mai, si trova solo la semplice e singola cucitura. Per completare il suo look troviamo questi guanti di tulle trasparente nero che lasciano intravedere lo smalto rosso sulle sue unghie e che hanno qui all'altezza del braccio questo fiocchettino di nastro nero. Sono semplici ma anche molto carini. Sono ovviamente un po' guanti da forno come tutti i guanti delle bambole, anche perché lei non ha le dita separate e quindi non avrebbero potuto fare altrimenti. E in più qui sotto, proprio sul braccio, è stato applicato del biadesivo per fare in modo che questi guanti non scendano. Sono attaccati proprio sul biadesivo. Sull'altro braccio troviamo ovviamente un guanto identico, ma con in più questa targhettina che ci dice Genuine Barbie by Mattel, che è sempre stata rosa, ma in questo caso l'hanno messa blu,
perché questa è la Blue Sapphire Barbie. Quando trovo questa etichetta sulle bambole, probabilmente proprio perché richiama le primissime Barbie uscite, a me piace da morire. L'ultima cosa che le vediamo indossare sono queste scarpe che sono dei sabot con la punta aperta e il tacco alto, che richiamano proprio le scarpe o le ciabattine, chiamiamole come volete, che aveva la prima Barbie. Infatti anche lei le aveva aperte sul retro ed erano proprio delle ciabattine che facevano vedere le dita dei piedi. E se andiamo a togliere una scarpa possiamo vedere che anche sui piedi hanno aggiunto lo smalto. Per fortuna questi dettagli non se li sono dimenticati. Con lei arriva ovviamente lo stand, il classico stand Barbie Model Muse, perché sì, lei ha un corpo Model Muse, con la base completamente nera, ma l'asta è trasparente ma perlata, molto carina, ed è ovviamente uno stand a seduta. Infatti si infila in mezzo alle sue gambe e sparisce completamente. Un'altra cosa che arriva con lei è ovviamente il certificato di autenticità che ci dice Barbie 65° anniversario. Questo certificato garantisce che la bambola Barbie 65° anniversario Zaffiro Blu è stata creata grazie alla collaborazione di designer e artisti Mattel, e per una volta è stato anche sigillato all'interno di questa plastichina, molto meglio del solito. E poi troviamo questo, che non è nient'altro che un pezzo di carta che era infilato nella sua gonna proprio qui sotto per fare in modo che rimanesse rigida in scatola. Ma adesso vorrei fare un piccolo paragone, che so che è solamente una cattiveria, ma secondo voi è veramente bella come la prima Barbie o preferite questa nuova? Questa è la riproduzione Silkstone, quindi purtroppo non è la vera Barbie originale, ma quella, recuperarla ragazzi, è un disastro. Però devo dire che sì, è vero, hanno preso gli occhi leggermente di lato per richiamare un po' lo sguardo della precedente, i colori di eyeliner e trucco sono più o meno simili, ovviamente il resto è completamente diverso perché il viso è completamente diverso, è più realistico e più moderno. Cambia tantissimo anche il colore dei capelli, ma una cosa che mi è dispiaciuta è non trovare gli orecchini di metallo, che nel caso invece delle prime Barbie erano sempre e solo di metallo. Sarebbe stato bellissimo un orecchino a pendaglio. Ma quello che più mi chiedo è, secondo voi, il vestito c'entra davvero qualcosa con la Barbie precedente, con la primissima Barbie che era solamente in costume? E oltretutto aveva un costumino che era anche quasi realizzato di maglia. Infatti anche nella riproduzione, se lo andiamo a toccare, è veramente morbidissimo, come se fosse realizzato proprio di maglia. In questo caso avreste anche voi fatto un vestitone enorme per ispirarvi alla prima Barbie in costume? Io purtroppo, per quanto sia una Barbie bellissima, perché sì, questa nuova Barbie per il 65° anniversario mi piace davvero molto, trovo che a parte le righe non ci sia molto altro che richiami la Barbie originale. Ecco, forse le scarpe, che sono una leggera rivisitazione di quelle che appunto avevo originariamente. Sono proprio sempre dei sabot con solo la punta un pochino diversa, però per il resto le richiamano molto. E queste invece sono le due etichette che, come vi dicevo, nel caso di quella nuova è blu, ma nel caso di quelle vecchie era rosa. Quindi scrivetemi qui sotto in un commento se secondo voi questa nuova Barbie rende giustizia alla primissima Barbie. Ma passando alle conclusioni e tornando a dare i voti nel nostro modo, quindi in wow, quanti wow si sarà guadagnata secondo me questa Barbie? Siete pronti? Wow, basta, uno solo, neanche doppio wow, neanche triplo wow. Perché? Perché è molto bella, ha sicuramente delle cose molto carine e fa molta scena, ma è anche vero che ha un prezzo esagerato, che mancano tutti gli orli negli strati della gonna, che 2 su 2 che ho acquistato sono praticamente entrambe difettate, i capelli sono abbastanza un casino e soprattutto mi mancano un po' gli orecchini pendenti, che in questo caso non ci sono. Per il resto io sono un amante dei corpi Model Muse, sono un amante anche abbastanza ultimamente dei vestitoni, so che risulta un po' strano, ma ultimamente mi stanno piacendo, non so cosa mi stia succedendo, e quindi di sicuro è una bella bambola. Tenete controllato qui sotto il link Amazon, vi ripeto, se volete riuscire a trovarla anche a 25-30 euro in meno del suo prezzo originale, come appunto è successo a me, ma per il resto non posso urlare al capolavoro. Sono impazzito quando ho visto le foto, mi aspettavo un prezzo più basso, mi aspettavo una qualità più alta e invece purtroppo è a tutti gli effetti semplicemente una Barbie Holiday con un paio di occhiali e dei dischetti a proteggere le orecchie dagli orecchini. Adesso però ragazzi voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto con un commento. Quanti wow le dareste voi da 1 a 3 wow? Wow, doppio wow o triplo wow? Fatemelo sapere qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia tornato utile. Se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, che è super importante. Se vi va seguitemi anche su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.